Lezione 1. Risparmiare sui nostri alloggi. Ciao Anna, ho trovato un ottimo sconto per il nostro soggiorno. Vale assolutamente la pena approfittarne. Ciao John. È una notizia fantastica. Risparmiare sui nostri alloggi è sempre una buona cosa. Sicuramente. Ci offre una maggiore flessibilità da dedicare ad altre esperienze durante il nostro viaggio. Sono d'accordo, un buon accordo sugli alloggi ci consente di allocare il nostro budget con saggezza. Inoltre, possiamo utilizzare i fondi risparmiati per attività o per dedicarci alla cucina locale. Assolutamente. Vivere la cultura locale attraverso il cibo è una delle cose che preferisco quando viaggio. Lo stesso qui. Provare piatti e sapori diversi è un modo meraviglioso per immergerci in un posto nuovo. È incredibile come il cibo possa essere una via d'accesso alla comprensione delle tradizioni e della storia di una regione. Così vero. Ogni boccone può raccontare una storia e creare ricordi duraturi. A proposito di ricordi, hai qualche consiglio per scattare splendide foto di viaggio? Sicuramente. Un consiglio è quello di esplorare diverse angolazioni e prospettive quando si scattano foto. Questo è un ottimo suggerimento. Aggiunge varietà e interesse visivo alla nostra raccolta di foto. Un altro consiglio è aspettare la giusta illuminazione. La luce naturale può fare un'enorme differenza nella qualità della foto. Sono completamente d'accordo. L'illuminazione può migliorare i colori e l'atmosfera di un'immagine. E non dimenticare di includere anche te stesso nelle foto. I selfie o chiedere a qualcuno di scattare una foto per te possono creare bellissimi ricordi. Questo è vero, è bello avere delle foto con noi stessi al loro interno per ricordare la nostra presenza in quei luoghi. Assolutamente. Aggiunge un tocco personale ai nostri ricordi di viaggio. A proposito, hai pensato alla modalità di trasporto per il nostro viaggio? Sì, ho pensato sia di volare che di prendere un treno. Dipende dalla distanza e dalle nostre preferenze. Questo è un buon punto. Volare è più veloce, ma un viaggio in treno può essere più panoramico e piacevole. Esattamente. Vale la pena valutare i pro e i contro di ciascuna opzione prima di prendere una decisione. Concordato. A volte il viaggio in sé può essere tanto piacevole quanto la destinazione. È un bel modo di dirlo. Il viaggio ha la sua magia e le sue scoperte. Assolutamente. Si tratta solo di abbracciare l'avventura e sfruttare al massimo ogni momento. Ben detto. Rendiamo questo viaggio indimenticabile, con grandi sconti, foto incredibili ed esperienze meravigliose. Non potrei essere più d'accordo. Ecco un viaggio fantastico pieno di gioia, scoperte e bellissimi ricordi. Complimenti per quello. Che i nostri viaggi siano pieni di emozioni, nuove connessioni e momenti indimenticabili. Lezione 2. Preparazione e documentazione. Salve Anna, dobbiamo portare documenti o referenze per il nostro incontro di domani? Ciao John. Sì, è una buona idea portare materiali extra, nel caso ne avessimo bisogno.
Questo ha senso. È sempre meglio essere preparati e avere tutto ciò di cui potremmo aver bisogno a portata di mano. Assolutamente. La disponibilità di documenti aggiuntivi può fornirci maggiore contesto e supporto durante la riunione. Inoltre, dimostra che ci siamo impegnati e siamo pronti a contribuire alla discussione. Esattamente. Dimostra la nostra professionalità e attenzione ai dettagli. Hai qualche consiglio su quali documenti specifici dovremmo portare? Beh, dipende dallo scopo della riunione. È importante rivedere l'ordine del giorno e vedere se vengono menzionati materiali specifici. Questo è un buon punto. L'agenda ci darà un'idea chiara degli argomenti che verranno trattati. Inoltre, è sempre utile avere una copia di eventuali rapporti, ricerche o dati pertinenti che potrebbero essere discussi. Sono d'accordo, avere queste risorse prontamente disponibili ci consentirà di consultarle durante la riunione. È anche una buona idea portare un taccuino e una penna per prendere appunti durante la discussione. Sicuramente. Prendere appunti ci aiuta a rimanere coinvolti e a conservare informazioni importanti. Inoltre, dimostra che apprezziamo la riunione e vogliamo catturare tutti i punti chiave o le azioni da intraprendere. Assolutamente. Si tratta solo di essere proattivi e dimostrare il nostro impegno verso gli obiettivi della riunione. C'è altro che pensi che dovremmo portare? Beh, potrebbe essere utile avere delle copie extra dei nostri documenti da distribuire, se necessario. Questo è un ottimo suggerimento. Assicura che tutte le persone coinvolte nella riunione possano avere accesso alle stesse informazioni. Esattamente. Promuove la trasparenza e incoraggia la collaborazione tra i partecipanti. E non dimentichiamo di portare un atteggiamento positivo e una mente aperta. Questi sono strumenti essenziali per discussioni produttive. Non potrei essere più d'accordo. La nostra mentalità e la nostra disponibilità a contribuire giocano un ruolo significativo nel successo della riunione. Lezione 3. Suggerimenti per il percorso di fitness. Ciao Anna, ho notato che hai un ottimo approccio al fitness. Qualche consiglio per qualcuno che inizia il proprio percorso di fitness? Ciao John. Grazie per il complimento. Per qualcuno che inizia il proprio percorso di fitness, direi che la costanza è fondamentale. Questo è un ottimo punto. La coerenza aiuta a costruire buone abitudini e garantisce progressi nel tempo. Assolutamente. È importante fissare obiettivi realistici e stabilire una routine che funzioni per te. Sono d'accordo, partire da obiettivi piccoli e raggiungibili può aumentare la fiducia e mantenere alta la motivazione. È anche importante trovare attività che ti piacciono. Il fitness non deve essere un lavoro ingrato, può essere divertente e appagante. Questo è vero, impegnarsi nelle attività che ami rende più facile rimanere impegnati e attendere con impazienza i tuoi allenamenti. Inoltre, ascoltare il proprio corpo è fondamentale. Presta attenzione a come ti senti e apporta le modifiche di conseguenza. Questo è un punto prezioso. Il riposo e il recupero sono importanti tanto quanto l'esercizio stesso. Assolutamente. Il riposo consente ai muscoli di ripararsi e rafforzarsi, prevenendo lesioni a lungo termine. Hai qualche suggerimento per incorporare abitudini alimentari sane in un percorso di fitness?
Sì, l'alimentazione gioca un ruolo significativo nel raggiungimento degli obiettivi di fitness. Concentrati su una dieta equilibrata con molta frutta, verdura e proteine magre. Questo è un ottimo consiglio. Alimentare il corpo con cibi nutrienti fornisce l'energia necessaria per gli allenamenti e aiuta il recupero. È anche importante rimanere idratati. Bere abbastanza acqua favorisce la salute e le prestazioni generali. Non potrei essere più d'accordo. L'idratazione è spesso trascurata, ma è essenziale per un funzionamento ottimale. Un altro consiglio è avere pazienza con se stessi. I risultati richiedono tempo e il viaggio di ognuno è unico. Questo è un promemoria fondamentale. È importante celebrare le piccole vittorie lungo il percorso e non lasciarsi scoraggiare dai contraccolpi. Esattamente. Accetta il processo e concentrati sui cambiamenti positivi che stai apportando al tuo stile di vita. Ci sono risorse o strumenti che consigli a qualcuno che inizia il proprio percorso di fitness? Bene, ci sono molte fantastiche app per il fitness e piattaforme online che forniscono routine di allenamento, funzionalità di monitoraggio e persino community di supporto e motivazione. È un suggerimento fantastico. Avere accesso alle risorse e a una community di supporto può rendere il viaggio più piacevole. Lezione 4. Check-in anticipato. Ciao Anna, ho una domanda. È previsto un costo aggiuntivo per il check-in anticipato in hotel? Ciao John. No, non ci sarà alcun costo aggiuntivo per il check-in anticipato. Tuttavia, dipende dalla disponibilità dell'hotel. Questo è buono a sapersi. Apprezzo gli hotel che sono flessibili con orari di check-in. Può rendere l'esperienza di viaggio più comoda. Assolutamente. È sempre utile quando gli hotel accettano gli arrivi anticipati, permettendo agli ospiti di sistemarsi e iniziare la giornata senza ritardi. Sono d'accordo, può essere piuttosto faticoso arrivare a destinazione dopo un lungo viaggio e poi dover aspettare ore prima di entrare nella stanza. Capisco perfettamente. La fatica da viaggio è reale e avere la possibilità di effettuare il check-in anticipato può fare una grande differenza nella soddisfazione degli ospiti. Sicuramente. Quindi, con che anticipo si può in genere effettuare il check-in senza costi aggiuntivi? Varia da hotel a hotel, ma in genere, se sono disponibili camere libere, ti permetteranno di effettuare il check-in anticipato, anche qualche ora prima dell'orario ufficiale di check-in. Questo è buono a sapersi. È rassicurante sapere che gli hotel danno la priorità al comfort degli ospiti e cercano di accogliere gli arrivi anticipati quando possibile. Sì, sono consapevoli che i viaggiatori hanno orari diversi e potrebbero dover modificare i loro piani in base agli arrivi dei voli o ad altre circostanze. Questo è vero, è bello avere questa flessibilità, soprattutto quando si tratta di voli mattutini o lunghe soste. Assolutamente. Il check-in anticipato può garantire una transizione senza intoppi e consentire agli ospiti di rinfrescarsi e iniziare subito a esplorare la loro destinazione. Posso immaginarlo. Sarebbe bello lasciare i bagagli, fare una doccia e andare all'esplorazione senza vincoli di orario. Infatti, dà un tono positivo per il resto del viaggio e consente agli ospiti di sfruttare al massimo il loro tempo in una nuova città o paese. È esattamente quello che sto cercando. Voglio sfruttare al massimo la mia esperienza di viaggio e massimizzare il mio tempo a destinazione.
Capisco perfettamente. Il check-in anticipato può migliorare l'esperienza complessiva di viaggio, offrendo comodità e un inizio senza intoppi del viaggio. Apprezzo le tue intuizioni. È bene sapere che il check-in anticipato è generalmente possibile senza costi aggiuntivi. Grazie per averlo chiarito. Lezione 5. Pianificazione della data del caffè. Ciao Anna, stavo pensando di incontrarci per un caffè. Siete disponibili? Ciao John. Sembra fantastico. Ho circa 20 minuti liberi. Perfetto. Ci vediamo lì. Eccellente. Fissiamo un appuntamento nel nostro bar preferito. Non vedo l'ora di chiacchierare. Anch'io. È passato un po' dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Sono entusiasta di sapere cosa sta succedendo nella tua vita. Allo stesso modo. Sono curioso di sapere come ti stanno andando le cose. Sarà bello fare una chiacchierata rilassata davanti a una tazza di caffè. Assolutamente. Gli appuntamenti al caffè sono perfetti per conversazioni informali. Crea un'atmosfera accogliente e invitante per connettersi e condividere. Non potrei essere più d'accordo. C'è qualcosa di confortante nel sorseggiare un caffè e impegnarsi in discussioni significative. Sicuramente. Da un tono rilassato, permettendoci di goderci la reciproca compagnia senza alcuna pressione di tempo. Questo è il bello dei datteri al caffè. Possiamo prenderci il nostro tempo ed essere veramente presenti nel momento. Sono completamente d'accordo. È un'occasione per rilassarsi e fare una pausa dai nostri impegni. Assolutamente. È importante dare la priorità a questi momenti di connessione e relax nella nostra vita frenetica. Non potrei essere più d'accordo. Sono i piccoli momenti di convivenza che rendono la vita piacevole. Ben detto. Allora, qual è il tuo ordine di caffè preferito? Sono curioso di provare qualcosa di nuovo oggi. Di solito vado per un cappuccino, ma oggi potrei optare per un matcha latte. È una scelta deliziosa e rinfrescante. Sembra intrigante. Dovrò fare un tentativo. Di solito sono un fan dell'americano, ma è sempre divertente esplorare nuovi sapori. Assolutamente. È bello uscire dalle nostre zone di comfort e scoprire nuovi gusti. Chissà, potresti trovare un nuovo preferito. Questa è la parte eccitante. Le possibilità sono infinite per quanto riguarda il caffè e la sua vasta gamma di gusti. Infatti, il caffè è un linguaggio universale che unisce le persone e stimola le conversazioni. Hai assolutamente ragione. Ha un modo per creare connessioni e promuovere interazioni significative. Sono felice che possiamo avere questo appuntamento con il caffè oggi. È una meravigliosa opportunità per riconnettersi e godersi la reciproca compagnia. Mi sento allo stesso modo. Sfruttiamo al massimo questo tempo e creiamo ricordi che possiamo custodire. Lezione 6. Conclusione di un accordo commerciale. Ciao Anna, sto lavorando alla proposta e penso che sia perfetta. Una volta esaminato, possiamo procedere alla finalizzazione dell'accordo. Ciao John. Questa è un'ottima notizia. Sono lieto che la proposta stia procedendo bene. Esaminiamolo insieme.
Mi sono assicurato di affrontare tutti i punti chiave e di includere dati e analisi di supporto. Eccellente, esaminiamo attentamente ogni sezione per assicurarci che tutto sia chiaro e ben presentato. Il riepilogo esecutivo fornisce una panoramica concisa del progetto e dei suoi potenziali vantaggi. Questo è essenziale per catturare l'attenzione degli stakeholder ed evidenziare la proposta di valore. Esattamente. Quindi, abbiamo la descrizione dettagliata e la tempistica del progetto, che stabilisce l'ambito e i risultati finali. È fondamentale fornire una comprensione completa di ciò che comporta il progetto e della tempistica prevista. Ho incluso anche una sezione sull'analisi del budget e dei costi per dimostrare la fattibilità finanziaria. Questo è importante per le parti interessate per valutare l'investimento richiesto e il potenziale ritorno sull'investimento. Inoltre, ho preparato una valutazione del rischio, identificando potenziali sfide e strategie di mitigazione. Questo è fantastico. Dimostra che abbiamo considerato a fondo i potenziali ostacoli e abbiamo dei piani per superarli. Infine, ho incluso una sezione sul processo di implementazione e monitoraggio per garantire una corretta esecuzione. Monitorare i progressi e apportare modifiche lungo il percorso è fondamentale per raggiungere i risultati desiderati. Una volta esaminata insieme la proposta, credo che saremo pronti a presentarla ai decisori. Concordato. Vogliamo assicurarci che il documento sia raffinato e convincente prima di fare quel passo. Dopo aver finalizzato la proposta, possiamo programmare un incontro con le parti interessate per discuterne in dettaglio. Questo è il passo successivo. Avremo l'opportunità di rispondere a qualsiasi domanda o dubbio che possano avere. È importante essere pronti a rispondere alle loro domande e fornire ulteriori informazioni di supporto, se necessario. Assolutamente. Anticipare le loro domande e disporre dei dati necessari rafforzerà la nostra posizione. Una volta presentata la proposta, possiamo avviare negoziati per raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso. I negoziati ci consentiranno di perfezionare i termini e le condizioni per garantire una partnership di successo. E se tutto va bene, possiamo procedere alla conclusione dell'accordo e alla firma dei contratti necessari. Questo è l'obiettivo finale. Ci siamo quasi e sono fiducioso nella nostra capacità di garantire questa partnership. Grazie per la collaborazione e la competenza. Il tuo contributo è stato prezioso durante tutto questo processo. Lezione 7. Controllo di sicurezza in aeroporto. Ciao Anna, sei pronta per il controllo di sicurezza? Ciao John. Sì, lo sono. Mi sono assicurato di mettere i miei liquidi in un sacchetto di plastica trasparente. Questo è importante. Ricordati di mettere la borsa nel vassoio insieme alla giacca e ai dispositivi elettronici. Bene, lo farò. Ricordo anche di togliermi le scarpe. È necessario per i controlli di sicurezza. Ottimo lavoro aiuta a velocizzare il processo e garantisce un'ispezione approfondita. Toglierò anche tutti gli accessori metallici, come cinture e gioielli, per evitare di far scattare il metal detector. È una decisione saggia. Fa risparmiare tempo ed evita inutili ritardi.
Metterò il mio laptop e altri dispositivi elettronici in un vassoio separato per facilitare la scansione. Eccellente, consente al personale di sicurezza di avere una visione chiara dell'elettronica. Sono lieto di aver confezionato i miei articoli da toeletta in contenitori da viaggio per rispettare le restrizioni sui liquidi. È una mossa intelligente. È essenziale seguire le normative per evitare problemi. Mi assicurerò che il mio passaporto e la mia carta d'imbarco siano facilmente accessibili per il controllo dell'identità. Questo è fondamentale. Conservarli in un luogo sicuro ma facilmente raggiungibile. Sarò pronto a togliermi la giacca e a metterla in un vassoio se richiesto dal personale di sicurezza. Giusto. Segui le loro istruzioni per garantire un processo regolare. Sarò inoltre attento a tutti gli oggetti proibiti nel mio bagaglio a mano, come oggetti appuntiti o liquidi oltre il limite. Assolutamente. È importante controllare l'elenco degli articoli proibiti prima di partire. Ho anche imballato il mio laptop e altri dispositivi elettronici in modo che possano essere facilmente rimossi per l'ispezione. È una buona strategia. Aiuta a semplificare il controllo di sicurezza. Lezione 8. Consigli per gli acquisti. Ciao Anna, ho un'idea. Possiamo condividere i nostri consigli per gli acquisti. Ciao John. Sembra fantastico. Sono sempre alla ricerca di consigli utili per gli acquisti. Un consiglio che ho è quello di fare una lista prima di andare al negozio. Aiuta a rimanere concentrati ed evitare acquisti impulsivi. Questa è una buona idea. Una lista ci mantiene organizzati e ci assicura di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno. Un altro consiglio è confrontare i prezzi e cercare offerte. È consigliabile guardarsi intorno e trovare il miglior rapporto qualità-prezzo. Assolutamente. Controllare diversi negozi o piattaforme online può farci risparmiare una notevole quantità di denaro. Trovo inoltre utile leggere le recensioni dei prodotti prima di effettuare un acquisto. Fornisce informazioni sulla qualità e sulle prestazioni. È una mossa intelligente. Le recensioni forniscono informazioni preziose basate sulle esperienze di altri clienti. Per quanto riguarda l'abbigliamento, consiglio di provare qualcosa prima di acquistarlo. Aiuta a garantire la giusta vestibilità. Sono d'accordo, le taglie possono variare a seconda delle marche, quindi provare i vestiti è essenziale per evitare delusioni. Un altro consiglio per l'acquisto di abbigliamento è investire in capi versatili che possono essere mescolati e abbinati. Questo è un ottimo punto. Gli articoli versatili offrono più opzioni di abbigliamento e massimizzano il guardaroba. Quando fai la spesa, suggerisco di controllare le date di scadenza per ottenere i prodotti più freschi. Assolutamente. La freschezza è fondamentale, soprattutto per gli articoli deperibili come frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari. È anche utile acquistare all'ingrosso per gli articoli che usi frequentemente. Può far risparmiare denaro a lungo termine. Questo è vero, l'acquisto all'ingrosso è conveniente e riduce il numero di viaggi di acquisto. Quando acquisti online, è importante leggere attentamente le descrizioni e le specifiche dei prodotti. Assolutamente. Essere ben informati sui dettagli del prodotto aiuta a prendere una decisione informata.
È inoltre consigliabile controllare la politica di restituzione prima di acquistare online. Fornisce tranquillità. È un buon promemoria. Le politiche di restituzione variano ed è essenziale conoscere i termini e le condizioni. Infine, tenere traccia delle vendite e degli eventi promozionali può aiutare a ottenere ottimi affari. Sicuramente. Iscriversi alle newsletter o seguire i negozi sui social media può fornire aggiornamenti sugli sconti. Grazie per aver condiviso i tuoi consigli per gli acquisti. Ho imparato alcune informazioni preziose da te. Lezione 9. Preparare una torta al cioccolato. Ciao Anna, ho finalmente trovato un'ottima ricetta per la torta che prepareremo. Ciao John. Questa è un'ottima notizia. Sono entusiasta di iniziare. Per fare la torta avremo bisogno di farina, zucchero, cacao in polvere e uova. Perfetto, raccogliamo tutti gli ingredienti prima di iniziare. Avremo anche bisogno di burro, latte, lievito ed estratto di vaniglia. Notato. Mi assicurerò che abbiamo tutto pronto in cucina. Una volta che abbiamo tutti gli ingredienti, possiamo iniziare a misurare e mescolare. È importante seguire accuratamente le istruzioni della ricetta. Uniremo prima gli ingredienti secchi, farina, zucchero, cacao in polvere e lievito. Setaccerò gli ingredienti secchi per assicurarmi che siano privi di grumi. In una ciotola separata, sbatteremo insieme gli ingredienti umidi, uova, latte, burro fuso ed estratto di vaniglia. La frusta ci aiuterà a ottenere una pastella liscia e ben incorporata. Quindi, aggiungeremo gradualmente gli ingredienti secchi alla miscela umida, mescolando fino a quando non saranno ben amalgamati. Vogliamo evitare di mescolare eccessivamente, poiché può rendere la torta densa. Una volta che la pastella sarà pronta, la verseremo in una tortiera unta. Assicurati che la teglia sia unta in modo uniforme per evitare che la torta si attacchi. Poi cuoceremo la torta in forno preriscaldato per il tempo specificato. È essenziale seguire la temperatura e il tempo di cottura consigliati. Dopo la cottura, lasceremo raffreddare completamente la torta prima di glassarla. Il processo di raffreddamento assicura che la glassa non si sciolga o scivoli via. Possiamo scegliere una deliziosa ganache al cioccolato o una glassa al burro per la torta. Entrambe le opzioni sembrano deliziose. Sarà difficile resistere a una fetta di quella bontà al cioccolato. Prepariamoci a creare una deliziosa torta al cioccolato fatta in casa. Abbi cura di te. Lezione 10. Delizie gastronomiche in Italia. Ciao Anna, da collega amante del cibo, mi chiedo quale posto dovremmo visitare dopo. Ciao John. L'Italia è un paradiso per la gastronomia. Dovremmo assolutamente prenderlo in considerazione. Ho sentito dire che la cucina italiana è ricca di sapori e diversificata nelle specialità regionali. Assolutamente. Dalla pasta alla pizza e al gelato, l'Italia offre una vasta gamma di delizie culinarie. Quali città in Italia consiglieresti per un viaggio all'insegna del cibo? Roma, Firenze e Bologna sono rinomate per la loro cultura gastronomica.
Ho sempre voluto provare autentici piatti di pasta romana come la carbonara e il cacio e pepe. Quei piatti fanno davvero venire l'acquolina in bocca. Roma è il paradiso degli amanti della pasta. E Firenze è famosa per la sua succulenta bistecca alla fiorentina, una deliziosa bistecca alla fiorentina. Sembra assolutamente da provare per gli amanti della carne. Firenze è un gioiello culinario. Bologna, d'altra parte, è conosciuta come la capitale del cibo d'Italia con la sua ricca salsa al ragù e i tortellini. Posso immaginare gli incredibili sapori che ci aspettano a Bologna. È una vera destinazione per i buongustai. Non dimentichiamo il gelato. Troveremo le gelaterie più irresistibili in tutta Italia. Il gelato è il piacere perfetto da gustare mentre esplori le pittoresche strade d'Italia. Possiamo anche esplorare i mercati locali e provare gli ingredienti tradizionali italiani. Fare acquisti per prodotti freschi e prelibatezze regionali sarà un'esperienza deliziosa. L'Italia ci offre davvero un viaggio gastronomico da assaporare e gustare. Non vedo l'ora di immergermi nei sapori della cucina italiana. Abbi cura di te. Assolutamente. Sarà un'avventura culinaria da ricordare. Fino alla prossima volta. Lezione 11. Organizzazione del guardaroba. Ciao Anna, ho molti vestiti e il mio guardaroba è un disastro. Qualche consiglio per organizzarlo? Ciao John. Posso sicuramente aiutare. Organizzare un guardaroba può semplificarti la vita. Da dove devo iniziare? Mi sento opprimente con tutti i vestiti che ho. Inizia con il decluttering. Ordina i tuoi vestiti e decidi cosa conservare, donare o scartare. Questo ha senso. Li dividerò in pile in base al loro stato e alla frequenza con cui li indosso. Una volta riordinato, valuta la possibilità di raggruppare i tuoi vestiti per categoria. Ad esempio, separa maglieria, pantaloni e capispalla. Sembra una buona idea. Sarà più facile trovare oggetti specifici quando ne ho bisogno. All'interno di ogni categoria, puoi organizzare ulteriormente per colore o stile, a seconda di quello che preferisci. Mi piace l'idea di organizzare per colore. Creerà un guardaroba visivamente piacevole e coeso. Un altro consiglio utile è quello di utilizzare soluzioni di archiviazione come contenitori, divisori e appendini per massimizzare lo spazio e mantenere le cose in ordine. Investirò sicuramente in alcune soluzioni di archiviazione per sfruttare al massimo lo spazio del mio guardaroba. E non dimenticare di ruotare i tuoi vestiti stagionali. Conserva gli articoli fuori stagione in scatole o sacchetti sottovuoto. Questo è un ottimo suggerimento. Libererà spazio per i vestiti che indosserò regolarmente. Infine, cerca di mantenere il tuo guardaroba organizzato riponendo regolarmente i vestiti nei punti designati. Prenderò l'abitudine di tenere le cose organizzate ed evitare di creare nuovamente disordine. Implementando questi suggerimenti, avrai un guardaroba ben organizzato e funzionale in pochissimo tempo. Grazie per il consiglio. Sono entusiasta di trasformare il mio guardaroba disordinato in un'oasi organizzata.
Lezione 12. Clausole risolutive nei contratti. Salve Anna, hai mai pensato di inserire clausole risolutive nei contratti? Ciao John. Assolutamente sì, le clausole risolutive possono fornire chiarezza e protezione per entrambe le parti. Questo è vero, delineano le condizioni in base alle quali un contratto può essere risolto. Le clausole risolutive possono specificare i diritti e gli obblighi di ciascuna parte in caso di risoluzione. Esattamente. Possono aiutare a evitare controversie e fornire un percorso chiaro da seguire. Le clausole risolutive possono includere anche periodi di preavviso per consentire un processo di risoluzione ordinato. Questo è importante. Dà a entrambe le parti il tempo di adeguarsi e prendere le disposizioni necessarie. Le clausole risolutive possono risolvere situazioni in cui una delle parti viola il contratto. Sì, possono delineare le conseguenze e i rimedi in caso di violazione. Possono anche specificare circostanze che sfuggono al controllo di entrambe le parti, come eventi di forza maggiore. Giusto. Le clausole di forza maggiore possono proteggere le parti dalle responsabilità in circostanze impreviste. Le clausole risolutive possono anche risolvere situazioni in cui il contratto diventa impossibile da adempiere. Assolutamente. Possono fornire una via d'uscita se determinate condizioni rendono impossibili le prestazioni. Le clausole risolutive possono anche risolvere problemi come il mancato pagamento o l'inadempimento da parte di entrambe le parti. Questo è vero, possono stabilire conseguenze per tali situazioni. Le clausole risolutive possono offrire flessibilità includendo condizioni per la risoluzione anticipata o il rinnovo. Sì, possono fornire opzioni se entrambe le parti accettano di risolvere o prolungare il contratto. Possono anche affrontare situazioni in cui una parte desidera recedere per comodità. Questo è importante. Consente la risoluzione senza violare il contratto. Le clausole risolutive possono variare a seconda della natura e della complessità del contratto. Assolutamente. Dovrebbero essere adattati alle esigenze e ai rischi specifici di ciascun accordo. È fondamentale rivedere e negoziare attentamente le clausole risolutive prima di firmare un contratto. Sì, richiedere una consulenza legale può contribuire a garantire che le clausole siano eque e a proteggere gli interessi di entrambe le parti. È anche importante comunicare apertamente e discutere le condizioni di risoluzione durante le trattative contrattuali. Questo è vero, una comunicazione chiara può aiutare a prevenire malintesi e ad allineare le aspettative. Alla fine, le clausole risolutive possono fornire un senso di sicurezza e facilitare un'uscita senza intoppi, se necessario. Sicuramente. Possono aiutare le parti a separarsi amichevolmente e a ridurre al minimo i potenziali conflitti. È essenziale affrontare la risoluzione del contratto con professionalità e rispetto dei termini concordati. Assolutamente. Le clausole risolutive possono contribuire a creare un ambiente aziendale sano e trasparente. Lezione 13. Nuovi entusiasmanti smartphone. Ciao Anna, hai visto i nuovi smartphone in negozio? Hanno un aspetto fantastico.
Ciao John. Sì, li ho notati. I design sono eleganti e moderni. Assolutamente. E la qualità del display è incredibile. I colori sono così vivaci. Sono d'accordo, gli schermi ad alta risoluzione rendono tutto così nitido e chiaro. Hai notato le funzionalità avanzate della fotocamera? Possono catturare foto e video straordinari. Sì, la tecnologia della fotocamera è migliorata moltissimo. È impressionante ciò che possono fare questi smartphone. E hanno potenti processori che rendono i telefoni veloci ed efficienti. Questo è vero, le prestazioni sono di primo ordine e consentono multitasking e giochi senza intoppi. Ho anche sentito che la durata della batteria è stata migliorata. Possono durare ore con una singola carica. Questa è un'ottima funzionalità. È frustrante quando il telefono si spegne rapidamente, soprattutto quando sei in giro. Assolutamente. E questi nuovi smartphone supportano anche la ricarica rapida, in modo da poter tornare rapidamente a utilizzarli. Questo è comodo. La ricarica rapida consente di risparmiare tempo e di non rimanere bloccati in attesa che il telefono si ricarichi. Un'altra interessante funzionalità sono le opzioni di sicurezza avanzate. Alcuni smartphone ora dispongono di sensori di riconoscimento facciale o di impronte digitali. Sì, queste misure di sicurezza offrono tranquillità, sapendo che le nostre informazioni personali sono protette. E hai visto la capacità di archiviazione? Questi nuovi smartphone offrono ampio spazio per tutti i nostri file, foto e app. È bello sentirlo. L'esaurimento dello spazio di archiviazione può essere una seccatura, quindi avere più spazio è sicuramente un vantaggio. Ho anche notato che alcuni di questi smartphone sono resistenti all'acqua e alla polvere. Sono in grado di resistere a cadute o cadute accidentali. Questa è una funzionalità utile, soprattutto per quelli di noi che sono un po' maldestri con i nostri telefoni. Assolutamente. Aggiunge durata e garantisce che i telefoni siano in grado di gestire la vita di tutti i giorni. Ho anche sentito che questi smartphone sono dotati di funzionalità AI avanzate. Possono aiutarci in varie attività. Sì, l'integrazione dell'IA sta diventando sempre più diffusa. È affascinante vedere come i nostri telefoni possano adattarsi e imparare dai nostri comportamenti. Sicuramente. È come avere un assistente personale in tasca. Anche le opzioni di personalizzazione sono impressionanti. Dagli sfondi ai temi, gli utenti possono rendere unici i propri smartphone. Questo è un aspetto divertente. Ci consente di esprimere la nostra individualità e personalizzare i nostri dispositivi. Nel complesso, questi nuovi smartphone offrono una vasta gamma di funzionalità e miglioramenti che soddisfano le nostre esigenze e preferenze. Questo è vero, i progressi nella tecnologia degli smartphone continuano a migliorare la nostra vita quotidiana. Quindi, hai pensato di acquistare uno di questi nuovi smartphone? Sono decisamente tentato. Hanno così tanto da offrire. Potrei dover visitare nuovamente il negozio e dare un'occhiata più da vicino. Lo stesso qui. Esploriamo le possibilità e vediamo quale si adatta meglio a noi. Sembra un piano. Tuffiamoci nell'entusiasmante mondo dei nuovi smartphone e troviamo quello perfetto per noi.
Concordato. È un momento emozionante per gli appassionati di tecnologia come noi. Sfruttiamolo al meglio. Lezione 14. Costruire la fiducia nelle relazioni. Ciao Anna, hai qualche consiglio su come stabilire la fiducia nelle relazioni? Ciao John. La fiducia è essenziale in ogni relazione. Un consiglio importante è essere affidabili e mantenere i propri impegni. Questo ha senso. Mantenere le nostre promesse dimostra che possiamo fidarci di noi per adempiere ai nostri obblighi. Assolutamente. Un altro consiglio è quello di essere aperti e onesti nella comunicazione. La trasparenza aiuta a creare fiducia ed evita malintesi. Sono d'accordo, essere sinceri sui nostri pensieri e sentimenti crea una base di fiducia e autenticità. È anche importante ascoltare attivamente. Mostra un sincero interesse per ciò che l'altra persona ha da dire e convalida i suoi sentimenti. L'ascolto attivo dimostra che apprezziamo il punto di vista dell'altra persona e aiuta a promuovere la fiducia e la comprensione. Un altro consiglio è quello di rispettare i confini. È fondamentale onorare i limiti stabiliti dall'altra persona e non spingerla oltre la sua zona di comfort. Il rispetto dei confini dimostra che teniamo al benessere dell'altra persona e favorisce un senso di fiducia e sicurezza. La fiducia si costruisce anche attraverso la coerenza. Essere coerenti nelle nostre parole e azioni aiuta a creare un senso di affidabilità. La coerenza crea un ambiente prevedibile in cui l'altra persona si sente sicura e può fidarsi del nostro comportamento. La fiducia è una strada a doppio senso. È importante fidarsi anche degli altri. Concedi loro il beneficio del dubbio fino a prova contraria. Questo è un ottimo punto. Fidarsi degli altri inizialmente consente lo sviluppo della fiducia reciproca e rafforza la relazione. Costruire la fiducia richiede tempo, quindi la pazienza è fondamentale. È importante consentire alla fiducia di crescere naturalmente e non affrettare il processo. La pazienza consente alla relazione di evolversi al proprio ritmo e garantisce la creazione di una solida base di fiducia. Infine, chiedi scusa e fai ammenda quando commetti un errore. Assumersi la responsabilità dimostra che apprezzi la relazione e ti impegni a guadagnare fiducia. Chiedere scusa e fare ammenda dimostrano umiltà e disponibilità a riparare qualsiasi danno causato, rafforzando la fiducia. La fiducia è un dono prezioso in ogni relazione. Richiede impegno, coerenza e rispetto reciproco per essere stabilita e mantenuta. Assolutamente. La fiducia costituisce la base di relazioni forti e sane, permettendo loro di prosperare e crescere. Ricordiamo questi suggerimenti e continuiamo a creare fiducia nelle nostre relazioni. È un viaggio che dura tutta la vita in cui vale la pena investire. Non potrei essere più d'accordo. Coltiviamo la fiducia e alimentiamo le connessioni che abbiamo. È la base per relazioni significative. Infatti, la fiducia arricchisce la nostra vita e dà profondità alle nostre interazioni. Abbracciamola con tutto il cuore. Ben detto. Si tratta di creare fiducia e promuovere relazioni profonde e durature che ci portino gioia e appagamento. Lezione 15. Alzati e risplendi. Ciao Anna, sei riuscita a svegliarti presto oggi? Buongiorno.
Ehi! Sì, mi sono svegliato all'alba. È un modo così rinfrescante per iniziare la giornata. È fantastico. Trovo sempre difficile svegliarsi presto, ma so che dà un tono positivo alla giornata. Assolutamente. Iniziare la giornata presto ci permette di avere più tempo per noi stessi e svolgere le attività prima che inizi la frenesia. Sono d'accordo, è un momento tranquillo per concentrarsi sulla crescita personale, che si tratti di esercizio, meditazione o lettura. A proposito di lettura, hai qualche libro da consigliare per lo sviluppo personale? Sicuramente. Atomic Habits di James Clear è una scelta eccellente. Offre strategie pratiche per costruire buone abitudini e rompere quelle cattive. Sembra intrigante. Lo aggiungerò alla mia lista di lettura. Qualche altro consiglio? The Power of Now di Eckhart Tolle è una lettura trasformativa. Esplora l'importanza di vivere nel momento presente e di trovare la pace interiore. Ho sentito parlare molto bene di quel libro. Mi assicurerò di leggerlo. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Sono sicuro che lo troverai perspicace. Ora parliamo delle routine mattutine. Hai qualche rituale che ti aiuti a iniziare la giornata con una nota positiva? Assolutamente. Mi piace iniziare con un leggero stretching e qualche minuto di meditazione. Mi aiuta a schiarirmi le idee e a stabilire le mie intenzioni per la giornata. Sembra un modo pacifico per centrarti. Dovrei inserire anche un po' di stretching nella mia routine. Vale la pena provare. Lo stretching può aiutare a risvegliare il corpo e aumentare la flessibilità. Ci proverò sicuramente. Hai qualche consiglio per rimanere motivati e produttivi per tutto il giorno? Un consiglio è quello di suddividere le attività in blocchi più piccoli e gestibili. Aiuta a prevenire il sovraccarico e dà un senso di realizzazione man mano che completi ogni passaggio. Questo è un ottimo suggerimento. Suddividere le attività in parti più piccole le rende più accessibili e meno scoraggianti. Un altro consiglio è quello di dare priorità alle attività in base all'importanza e all'urgenza. Ti aiuta a rimanere concentrato e ti assicura di lavorare su ciò che conta davvero. L'assegnazione delle priorità è fondamentale. Ci aiuta a allocare il nostro tempo e le nostre energie in modo efficace. Lo terrò a mente. Infine, è essenziale fare delle pause regolari e ricaricarsi. Allontanarsi dal lavoro per qualche minuto può aumentare la produttività e prevenire il burnout. Sono d'accordo, le pause aiutano a rinfrescare la mente e a prevenire l'affaticamento. È importante trovare il giusto equilibrio tra lavoro e riposo. Assolutamente. Implementando queste strategie, possiamo sfruttare al meglio le nostre mattine e prepararci al successo durante la giornata. Infatti, abbracciamo le prime ore del mattino e rendiamole un momento di crescita, produttività e cura di sé. Lezione 16. Opportunità di networking. Ehi Anna, hai mai pensato di partecipare a fiere ed eventi di networking? Ciao John. Sì, penso che possano essere ottime opportunità per espandere le connessioni professionali e conoscere le tendenze del settore. Assolutamente.
Le fiere spesso riuniscono esperti e aziende di vari settori, fornendo preziose informazioni e possibilità di networking. È un'occasione per incontrare professionisti che la pensano allo stesso modo e scambiare idee che possono portare a potenziali collaborazioni o partnership. Questo è vero, la partecipazione a questi eventi ci consente di costruire una solida rete professionale, che può essere utile per la crescita della carriera. Gli eventi di networking offrono anche la possibilità di imparare dai leader del settore attraverso seminari e tavole rotonde. Sì, ascoltare professionisti esperti può fornire preziose conoscenze e ispirazione per i nostri percorsi professionali. È importante affrontare questi eventi con un atteggiamento positivo ed essere aperti all'incontro con nuove persone. Assolutamente. Essere disponibili e impegnarsi in conversazioni può aiutare a creare connessioni significative. E non dimenticare di portare i tuoi biglietti da visita. Sono un modo pratico per scambiare informazioni di contatto e lasciare un'impressione duratura. Buon punto. Avere un biglietto da visita ben progettato può lasciare un'impressione professionale e memorabile. Inoltre, è utile preparare un elevator pitch per presentare te stesso e il tuo lavoro in modo conciso. Questo è essenziale. Un elevator pitch convincente può suscitare interesse e lasciare un'impressione duratura sulle potenziali connessioni. Un altro consiglio è quello di seguire le persone che incontri dopo l'evento. L'invio di un messaggio personalizzato o la connessione su LinkedIn può aiutare a coltivare la relazione. Il follow-up è fondamentale. Dimostra il tuo genuino interesse a mantenere la connessione e può portare a opportunità future. Assolutamente. Il networking è un processo continuo, quindi è importante rimanere coinvolti e coltivare le relazioni che si costruiscono. Il networking non deve limitarsi agli eventi di persona. Le piattaforme online e i social media possono anche essere strumenti preziosi per espandere la tua rete professionale. Questo è vero, il networking virtuale è diventato sempre più popolare e ci consente di entrare in contatto con professionisti di tutto il mondo. È importante trovare un equilibrio tra la partecipazione a eventi di networking fisici e virtuali per massimizzare le nostre opportunità. Sicuramente. Esplorare un mix di entrambi può ampliare la nostra portata e aprire le porte a nuove possibilità. Ben detto. Partecipare a fiere ed eventi di networking è un modo proattivo per espandere i nostri orizzonti professionali e creare contatti preziosi. Assolutamente. Cogliendo queste opportunità, possiamo migliorare la nostra crescita professionale e creare una solida rete di supporto. Rendiamo prioritario cercare questi eventi e sfruttare al massimo le opportunità di networking che ci si presentano. Lezione 17. Nuove prospettive. Ciao Anna, cosa ne pensi degli ultimi progressi tecnologici? Ciao John. Trovo affascinante la costante evoluzione della tecnologia. Offre nuove soluzioni e possibilità a vari aspetti della nostra vita. Assolutamente. Le ultime innovazioni hanno il potenziale per semplificare le attività e migliorare la nostra produttività. È impressionante come la tecnologia abbia trasformato settori come l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la comunicazione. Davvero. Ha reso l'assistenza sanitaria più accessibile attraverso la telemedicina e migliorato le esperienze di apprendimento attraverso piattaforme di formazione online.
Sono d'accordo, la tecnologia ha anche rivoluzionato la comunicazione, permettendoci di connetterci con persone in tutto il mondo senza sforzo. L'ascesa dei social media e delle app di messaggistica ha reso più facile rimanere in contatto con amici e familiari, indipendentemente dalla distanza. Tuttavia, è importante trovare un equilibrio e non lasciare che la tecnologia consumi troppo tempo e attenzione. Questo è vero, trovare un rapporto sano con la tecnologia è essenziale per mantenere uno stile di vita completo. Assolutamente. Dovremmo abbracciare la tecnologia come strumento per migliorare la nostra vita, pur essendo consapevoli dei suoi potenziali svantaggi. Parlando di inconvenienti, cosa ne pensi dell'impatto della tecnologia sulla privacy e sulla sicurezza? È una preoccupazione valida. Con l'avanzare della tecnologia, dobbiamo dare priorità alla protezione delle nostre informazioni personali e alla sicurezza digitale. Ecco perché è fondamentale rimanere informati sulle impostazioni sulla privacy, utilizzare password complesse ed essere cauti nella condivisione di informazioni sensibili online. Concordato. È inoltre importante che le aziende e le organizzazioni diano priorità alla protezione dei dati e mantengano politiche sulla privacy trasparenti. Assolutamente. Fiducia e trasparenza sono fondamentali per garantire che la tecnologia venga utilizzata in modo responsabile ed etico. Andando avanti, credo che il futuro offra possibilità ancora più interessanti per la tecnologia, come l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale. Le potenziali applicazioni dell'IA e della realtà virtuale sono vaste e possono rivoluzionare vari settori, dai giochi all'assistenza sanitaria. È incredibile pensare all'impatto trasformativo che queste tecnologie possono avere sulla nostra vita quotidiana. Infatti, poiché la tecnologia continua a evolversi, è essenziale per noi adattarci e cogliere le opportunità che presenta. Assolutamente. Rimanendo curiosi, imparando e mantenendo una mente aperta, possiamo navigare nel panorama della tecnologia in continua evoluzione. Ben detto. Accogliamo con favore i progressi, ma rimaniamo anche vigili e responsabili nell'uso della tecnologia.